Ed ecco ragazzi, quest'oggi a parlare della società più seria d'Europa. La società più seria d'Europa, parliamo del Bayern Monaco che ha esonerato ieri sera così, all'improvviso, esonerato Nagelsmann. Molto probabilmente tra oggi e domani ci sarà la firma di Tuchel, che io stimo tantissimo come allenatore. Quindi, a maggior ragione, dopo i sorteggi di Champions, il Bayern era già una corazzata da tenere sott'occhio. Con l'arrivo di Tuchel, ancora di più. Perché se il Bayern era meno offensivo di altre squadre, con l'arrivo di Tuchel lo sarà ancora di più. Quindi, dimentichiamoci il Bayern che si va a giocare le partite per lo 0-0 come ha fatto col Paris Saint-Germain, perché con Tuchel sarà tutta un'altra musica. È un allenatore che a me piace tantissimo e l'allenatore del Bayern è stato esonerato per aver perso l'ultima di campionato ed essere stato scavalcato comunque secondo in classifica. Quindi l'hanno mandato a casa per direttissima. In Germania non ci vuole niente per andare a casa, quando in Italia, pure nella nazionale, Ventura è stato mandato a casa per molto meno. Mancini, per amor di Dio, sarà un grande allenatore, tutto quello che volete. Anche io lo stimo, non è che non mi piace il gioco di Mancini e ciò che ci ha fatto vedere con l'Italia, l'Europeo vinto. Però, quando ci vuole la scossa, ci vuole senza mezzi termini e senza pensarci 10 volte. Il Bayern, dopo la sconfitta, basta. Nagelsmann a casa, arriverà Tuchel. Per me questo fatto non è niente di buono a livello Champions, va bene che siamo dall'altra parte del tabellone. E un'italiana, forse arrivando in finale, lo può beccare in finale un Bayern Monaco. Però a livello di calcio offensivo, Tuchel ha tanto da dare ed ha tanto da farci vedere, perché non credo che poi l'allenatore del Bayern sia stato uno sprovveduto finora, però a livello offensivo Tuchel è qualcosina in più. Ovviamente non sapremo mai, lo sapremo solo vivendo, se l'ingaggiarlo adesso con una Champions da andare a giocare devi comunque trovare feeling con tutti i calciatori, un gioco che sarà diverso. Può anche essere un'arma a doppio taglio, però il Bayern è stata una società che non si è fatta nessun problema ad esonerare l'allenatore a stagione in corso, con i quarti di Champions da giocare. Ieri sera notizia, mentre guardavo la partita, poi notizia, notifica, esonerato l'allenatore del Bayern. Io ci sono rimasto così, proprio. Credevo che fosse successo qualcosa, sai, screzi di spogliatoio, screzi tra presidenza e allenatore. Può anche darsi, perché qualche voce di corridoio dice che già non correva buon sangue tra Salihamidzic, l'allenatore, già c'era qualche cosa che bolleva in pentola, però al Bayern, come bolle qualcosa in pentola, si alza il coperchio, si toglie quello che c'è dentro e si ci mette l'altro allenatore. Basta, molto semplice. E infatti ieri sera ho cominciato a leggere tanti commenti dei tifosi della Juve in particolare, perché tifosi che non vogliono Allegri da una vita, e tutti che dicevano avete visto, il Bayern ha esonerato, noi abbiamo ancora Allegri in panchina, ce l'avremo per i prossimi 20 anni. Secondo me non è nemmeno una cosa che riguarda solo la Juve, riguarda proprio il calcio italiano in generale. Nel calcio italiano queste cose avventate, che però poi portano secondo me a grandi frutti, non vengono fatte molto spesso o quasi mai. Secondo me grande scelta d'allenatore al posto di Nagelsmann, anche se bisogna sempre vedere nel periodo in cui l'ha esonerato e con tutto ciò che c'è da giocare e Champions aperta, se sia stata la scelta giusta. Sicuramente è stata la scelta giusta per l'anno prossimo. Poi che Tuchel riesca ad amalgamare il gruppo e un sistema di gioco diverso da quello che avevano, può anche darsi, perché ripeto, mi è sempre piaciuto come gioca e mi è sempre piaciuto come approccia soprattutto la fase offensiva. Detto questo, una cosa che poi mi fa tornare indietro nel tempo e mi fa dar ragione all'allenatore che ha preso il Bayern
è l'andamento del Chelsea. È stato esonerato dopo 10 partite, 7-8 partite Tuchel quest'anno in Inghilterra. Ecco lui che è arrivato, sta facendo solo brutte figure. Quindi lunga vita a Tuchel e lunga vita al bel calcio e grandissima presa di posizione della società più seria d'Europa, il Bayern Monaco. Questo era quanto, ragazzi, un video corto, volevo parlare di questo evento. Ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Napoli. Ciao!